Come on, get up, 'cause I'm ready to blow. Come on, can't you feel it? Let's get on the roll. I can't sit still, 'cause I'm ready to go. Come on, get down, I'm gonna put on a show. Come on, let's get it, let's get it. Come on, let's get it, I'm ready to go. I'm gonna put on a show. Ciao ragazzi, sono le 22:48, siamo arrivati da pochissimo, abbiamo deciso di fare una cosa folle. Teoricamente dovevamo partire domani mattina per fare la comparativa, la seconda comparativa dell'anno, Stefano, esatto, dedicata alle enduro con ruota da 21, ma alla fine abbiamo detto, sai che c'è? Partiamo subito. Siamo motociclisti e lo facciamo, quindi comparativa che partirà domani mattina sostanzialmente nel vero senso della parola. Che cos'è e cosa Anche se in realtà succederà? abbiamo già viaggiato per raggiungere qui Appennino Tosco-Emiliano, proving ground pazzesco, bellissimo, dove c'è veramente sì, di tutto. Però cosa troveremo? Troveremo una comparativa molto particolare, comparativa che abbiamo battezzato flag to flag. Cosa vuol dire? Queste moto sono le adventuring tra i 900 e i 1000 cm3 con escursioni generose di forcella. Abbiamo selezionato quelle diciamo un pochino più specialistiche, chiamiamole così, meritavano una comparativa speciale. E siccome la coperta per queste moto è sempre un po' corta, o tiri di qua o tiri di là, c'è il più turistica, un pochino più stradale, un pochino più off-road, la comparativa si chiamerà flag to flag perché domani noi proveremo tutte le moto su strada per Red, con le nostre pagelle, con i nostri esiti, con il nostro finalone in studio, ma domani sera terminerà la comparativa di Red e il giorno successivo si vestirà di giallo. Si vestirà di giallo e diventerà la comparativa di Dirt, dove si proveranno le moto solo in fuoristrada. Una gomma sola per tutte le moto, come sempre, Metzeler KR4 in questo caso, che usiamo sia su strada che in fuoristrada a pressioni diverse. Che tra l'altro già oggi sulla strada tra Futa Ratticosa si è dimostrato una gomma incredibile, pazzesca, la vincitrice da pedane a terra. Sì, la vincitrice della comparativa è già la KR4 e veramente incredibile su asfalto. Stupefacente. Il nome del protagonista li vedete qua sotto, ovviamente. È molto interessante perché già questa sera, anche durante i rifornimenti, abbiamo chiacchierato un po' e ci sono tante questioni. Chi ha una sospensione migliore, chi ha un motore migliore, chi ti viene voglia di prendere se devi viaggiare, chi ti viene voglia di prendere se vuoi correre tra le curve. Questa cosa qua fa capire che il modo in cui le case approcciano questo mondo è completamente differente. Ci sono sospensioni lunghe, un po' più corte, un po' più rigide, super morbide, super scorrevoli, ce n'è veramente di tutto. Sono molto curioso perché le discussioni sono apertissime e non abbiamo ancora capito chi vince, anzi secondo me sarà molto difficile capirlo, ma il risultato finale di questa comparativa sarà eleggere comunque la più completa su strada, quantomeno, e la migliore, vogliamo dirla così, in fuoristrada puro, guidata dai ragazzi di Dirt. Dopodiché incroceremo i dati e vedremo quale sarà la best of the best. Secondo voi chi potrebbe essere la vincitrice? Adesso andiamo a dormire, che mi sembra un buon momento per visto l'orario, un po' di strada l'abbiamo già fatta, esatto. E quindi ci vediamo domani mattina e si parte con la nostra prima parte della comparativa. A domani. Ringraziamo Luis Moto per aver contribuito a questo video. Clicca sul link in descrizione per accedere alla pagina con gli sconti che ti sono stati riservati. And look at me now. Le 6 protagoniste della nostra comparativa flag to flag, così abbiamo battezzato questo doppio test, sono quanto di meglio offre il mercato dell'alto di gamma in termini di blasone e di prestazioni. Ma non è certo questa una premessa che ci mette in soggezione, anzi, l'esame è stato ancora più severo e le giurie più esigenti. Le nostre consuete pagelle hanno preso in considerazione molte voci e sono state, come sempre, il frutto di lunghe discussioni e riflessioni critiche e obiettive. Ora è il momento di entrare nel vivo della sfida con la passerella delle contendenti al titolo di Miglior Maxi Enduro 2024. I guess we'll see how dumb can I be to believe when you say you're sorry.
Come per tutte le nostre comparative, come ben sapete, per uniformare il giudizio sulle ciclistiche, sul comportamento stradale e anche in questo caso in off-road, scegliamo di fare il monogomma. In questo caso la scelta doveva accontentare un po' l'utilizzo stradale di queste moto, ma soprattutto anche l'utilizzo in fuoristrada, visto che, come ben sapete, questa è una comparativa flag to flag e appena finiremo noi la comparativa stradale, le stesse moto con le stesse gomme finiranno in mano ai ragazzi di Dirt per la prova in fuoristrada. Quindi la scelta era, diciamo, quasi obbligata, Metzeler KR4. In questa comparativa abbiamo delle rappresentanti anche delle gomme da 17 posteriori, delle 18 posteriori. La caratteristica principale del posteriore è essere un bimescola, quindi avere un mix tra una mescola con silice nella fascia centrale e con carbon black nella fascia laterale per offrire più grip, e devo dire che a livello di tenuta sull'asfalto queste gomme sono davvero sorprendenti. Ne abbiamo anche già parlato più volte, le abbiamo anche già provate, c'è un video su Red, ma le abbiamo usate l'anno scorso nella comparativa delle 30 litri e devo dire che insomma le KR4 alla fine sono una garanzia. Pressioni stradali per utilizzo stradale, domani si scende di pressione per andare in off-road, ma un prodotto davvero come dire, all round, che è in grado di soddisfare sia il trasferimento sia la smanettata in fuoristrada. Quindi KR4 sono il partner di questa comparativa. Standing on the start line for everyone to see, thinking it's about time to show what I believe. I'll find a way to win the race. Da quando ha fatto la sua comparsa sul mercato sostituendo la 850 GS, la nuova bicilindrica bavarese ha enfatizzato molto la sua vocazione per lo sterrato, almeno in questa versione. Lo ha fatto soprattutto grazie a un comparto sospensioni nuovo e più adatto a un utilizzo off-road, soprattutto se si decide di dotarla di sospensioni pro come la moto in comparativa. La forcella Showa è pluriregolabile e gestisce 230 mm di escursione, mentre il mono, con regolazione delle alte e basse velocità in compressione, garantisce 215 mm di corsa ed è regolabile nel precarico e in estensione. Anche la posizione in sella e il peso sono ora più amici della guida in fuoristrada, anche se pur sembrando snellissima e quasi specialistica, la F900 GS non è la moto più leggera del lotto. BMW dichiara per lei 219 kg in ordine di marcia, la nostra bilancia rileva 218 kg con i classici 5 litri di benzina. Posizione di guida da vera specialistica grazie a un innalzamento del manubrio e un abbassamento delle pedane. La 900 BMW agevola di parecchio la guida in piedi. Il serbatoio è il meno capiente delle concorrenti, con solo 14,5 litri, per cui chi ama le lunghe percorrenze, soprattutto nei luoghi meno civilizzati, ne dovrà tener conto e rivolgersi altrove, magari alla versione Adventure. Le prestazioni del motore sono in linea con la media delle altre moto, abbiamo infatti 105 cavalli di potenza, 93 Nm di coppia rispettivamente a 8.000 e 6.750 giri. In linea è anche l'altezza della sella, posta a 870 mm da terra, ma si può anche salire a 890 o addirittura scendere a 835. Le ruote sono ovviamente 21 pollici all'anteriore, 17 dietro, per un'impostazione più stradale. Prezzo? Si parte da un prezzo estremamente concorrenziale, più di tutte le altre concorrenti, a 14.600 euro. Ma come ben sappiamo in BMW si paga praticamente tutto. Per avere una moto come quella della nostra prova dovete spendere 17.783 euro. BMW F900 GS, per certi versi una sorpresa, per certi versi una conferma. Parto dalla conferma, basta guardare la moto per capire come questa F900 sia molto spostata verso il fuoristrada. Del resto BMW ha allargato la gamma alla 900 Adventure per chi vuole andare anche su strada, e quindi sospensioni a lunga escursione, molto specialistica, ma soprattutto posizioni di guida, manubrio alto, pedane basse, ci si alza in piedi molto velocemente, quindi non l'abbiamo fatto oggi perché abbiamo guidato solo su strada, ma si capisce che è una moto nata per fare quello, e sella molto risicata, sembra quasi una moto specialistica. E il passeggero è, diciamo, tollerato, ma sicuramente non benvenuto, perché maniglie risicatissime, insomma non ci si sta bene, si tocca dentro nella marmita con il piede, non benissimo. Però scendendo con l'autostrada, con l'interminabile A1, devo dire che si è comportata molto meglio di quello che mi aspettassi. Mi aspettavo una protezione dall'aria veramente scarna. In realtà è chiaro,
le braccia restano esposte, però il cupolino fa il suo dovere, non ci sono turbolenze sul casco neanche col casco con la letta, quindi devo dire nella media, perché c'è chi fa meglio sicuramente tra le presenti in comparativa, ma alcune fanno tanto quanto lei, perché i cupolini sono tutti abbastanza stretti. Le gambe viaggiano invece abbastanza protette, perché il serbatoio qui si allarga abbastanza, però la moto è molto stretta e il giro dell'aria ti costringe un pochino ad aprirle, quindi fai sempre un po' di forza. Nel misto devo dire che si è comportata insospettabilmente bene. Partiamo da un presupposto: le sospensioni sono quasi tutte sprecaricate, ma la moto resta molto rigida, poco confortevole, la sella è molto dura, quindi se si fanno tante ore in sella insomma bisogna avere una bella resistenza, e quando si guida su strada, nonostante il mono sia tutto sprecaricato e anche la compressione tutta aperta, la moto resta comunque molto rigida. Però le sospensioni scorrono bene, la forcella in particolare parte molto bene, a me è piaciuta, è rigida quanto la KTM, ma con sospensioni che secondo me scorrono bene. Dotazione di buon livello, ovviamente si paga tutto, la strumentazione resta una delle più facili da usare, insomma niente di difficile, veramente si accede ai menu molto rapidamente. Punto a favore: si regola praticamente tutto a mano, quindi le alte velocità le regoli semplicemente ruotando la ghiera, il pommello del precarico lo regoli a mano, la forcella rebound, quindi ritorno e compressione, le regoli a mano, quindi puoi cambiarti l'assetto veramente super rapidamente. Motore è sempre il 900, quello che conosciamo bene, però qui mi sembra avere guadagnato un po' di grinta addirittura con l'Euro 5+, tanto che nella mappatura Dynamic la risposta è bella secca, bella aggressiva, c'è sempre una bellissima gestione del gas da parte di BMW, ma qui nella mappatura Dynamic il motore ce ne ha, spinge. Qualche vibrazione all'altezza delle pedane e un po' sul manubrio in autostrada, niente di trascendentale, qui non ci sono neanche i gommini, quindi devo dire siamo ferro su ferro, e per quello la moto funziona bene. Certo non è la moto per viaggiare, insomma di quelle presenti in comparativa non la prenderei per farmi il viaggio a Capo Nord, non è nata neanche per questo. Capitolo freni, devo dire niente male, è quella più semplice, non ha le pinze radiali, è l'unica a non averle, le pinze flottanti, però tutto sommato l'impianto mi è piaciuto abbastanza, è ben bilanciato, anteriore e posteriore, il posteriore giusto punto di pressione, niente di troppo né di poco, quindi giustamente bilanciato, anche e soprattutto quando si guida con le gomme tassellate, perché è facile molto arrivare al bloccaggio, si modula molto bene. Chiudo sul cambio, che insomma non eccitante diciamo, però funziona nella media. Il quick shifter non è velocissimo, però nel complesso il cambio secondo me è un cambio che merita più che la sufficienza. Alla fine tutto sommato la piazzo abbastanza bene, e secondo me in classifica sarà interessante vedere dove si piazzerà, e soprattutto sono curioso di vedere dove si piazzerà poi quando i ragazzi di Dirt la metteranno la frusta nell'off-road, quello vero. Sit still 'cause I'm ready to go. Come on, get down, I'm gonna put on a show. Come on, let's get it. Let's get it. Come on, let's get it. I'm ready to go. Il nome lascia spazio a pochissimi dubbi sulla vocazione della versione più hard della prima Adventuring uscita dai cancelli di Borgo Panigale. Se poi si legge la scheda tecnica bastano pochi secondi per fugare anche gli ultimi. Ruota da 21 pollici davanti, da 18 dietro, cerchi alleggeriti e professionali, gli unici con camera d'aria. Le sue sospensioni hanno un'escursione record, soprattutto la forcella, un attrezzo veramente professionale con tecnologia a cartuccia chiusa che arriva a ben 250 mm di escursione. Il monoammortizzatore è regolabile in compressione alle alte e basse velocità. I numeri per stupire la Desert X Rally li ha tutti, e non mancano alcune chicche che fanno la felicità dei malati dei particolari di pregio. Parliamo delle grafiche in mold, colorate in massa come sulle off-road professionali, e poi paracoppa in carbonio, piastre forcelle e altri componenti tecnici ricavati dal pieno. Una moto che potremmo definire quasi artigianale, che ovviamente non regala tutto quello che offre. Non a caso è la più cara tra le moto in comparativa, a 22.490 euro. Tra le peculiarità ha la tripla omologazione per gli pneumatici, dai più stradali ai più tassellati, e le due mappature off-road, quella tranquilla e la rally per chi vuole fare davvero sul serio. La sella, la più alta di tutte, ben 910 mm, ma si può scendere a 880 con la sella optional ribassata.
Scendendo più nel dettaglio di quella che fra le 6 contendenti è probabilmente la moto più sofisticata, è utile anche segnalare che il suo bicilindrico testa stretta a 11 gradi è il più potente di tutti, grazie a 110 cavalli a 9250 giri, ma non è quello più ricco di coppia, 93 Nm. Ultima notazione, la Desert X è disponibile anche in versione depotenziata e costa 1.000 euro in meno. Il peso? Abbiamo rilevato 215 kg con 5 litri di benzina nel serbatoio, il più capiente tra le maxi presenti in comparativa con i suoi 21 litri. Ducati Desert X Rally sicuramente l'outsider del gruppo, più che altro per il prezzo di vendita che è davvero elitario, però devo dire che la sostanza qui dentro c'è e non manca. Nella guida capisci che Ducati ha voluto giustamente posizionare la Desert X Rally molto spostata verso il fuoristrada, c'è tantissima escursione, le sospensioni si muovono tanto ma sono di qualità, la forcella secondo me insieme a quella di BMW probabilmente la migliore presente sul campo. Piccolo appunto per Ducati, BMW si può regolare l'idraulica semplicemente azionando le gallette diciamo con la mano, qui ci vuole ancora il cacciavite. Ecco, questa cosa qua secondo me è un piccolo punto che secondo me si può migliorare, perché quando hai questo tipo di sospensioni con così tanta escursione e molto morbide, andare a poter irrigidire e non hai le semiattive ovviamente, poter irrigidire così velocemente è sicuramente un punto a favore. C'è tanta roba buona, ammortizzatore di sterzo regolabile, freni premium, forcella bella, insomma tutto è davvero di alto livello. Ergonomicamente a me la moto non dispiace, mi piace l'altezza tra la sella e la pedana, mi trovo bene con le gambe, anche dove è posizionato il manubrio, insomma è una triangolazione che a me piace molto. Ho apprezzato moltissimo lo schiumato della sella, che è tutta in un solo piano ed è anche abbastanza filante, a differenza di quella di BMW che più o meno ha la stessa conformazione, qui si sta seduti molto più comodi, e il passeggero non è messo per niente male perché ha tanto spazio vitale tra sé e il pilota e ha tanta anche abitabilità per le gambe che sono messe nella posizione corretta, non tocca tanto lo silenziatore, insomma devo dire incredibilmente messo meglio che su altre moto. Maniglione piccolino, però comunque riesce ad aggrapparti almeno con una mano, ecco. E del resto non si poteva fare un portapacche se si voleva fare una moto abbastanza da rally. Motore confermato, testa stretta, 110 cavalli, non è il più ricco di coppia perché quello più ricco di coppia è quello di Honda, però ha dei bellissimi medi e conferma con i fatti come Ducati riesca a fare delle gestioni elettroniche davvero di altissimo livello. Ottimo ride by wire, nessun problema, bellissima la gestione del gas, bellissima la risposta ai medi, soprattutto se utilizzi la mappatura sport su strada. La mappatura touring secondo me è un filino troppo sgonfio nella prima risposta. Il cambio in compenso secondo me è il migliore del lotto, preciso, corto, rapido, un bel quick shifter che non spinge, non è mai contrastato, da questo punto di vista qua davvero molto molto bene. Comfort di marcia devo dire non male, le gambe restano abbastanza esposte perché il serbatoio si allarga sì ma non c'è una protezione reale davanti, la protezione dall'aria invece del cupolino nella media non esagerata, però non neanche così male, manca secondo me il cupolino regolabile, ma questo manca anche in altre moto di comparativa, anzi ce l'hanno solo due, Honda e Triumph. Tutto bene, quindi sì, nella guida su strada c'è tanto movimento di sospensioni, però alla fine la moto ti restituisce un bellissimo feeling anche con le tassellate, riesce a guidare abbastanza velocemente, per cui devo dire da questo punto di vista qua la Ducati mi ha abbastanza convinto. Certo, costa un sacco di soldi, quindi da questo punto di vista qua può essere un ostacolo all'acquisto, però il contenuto tecnico di questa moto sicuramente non manca. Freni ottimi, l'anteriore secondo me è uno dei migliori per gestione e modulabilità, il posteriore molto buono, punto di pressione lo trovi subito, è ben bilanciato tra la potenza che serve e la modulabilità che ti serve, quindi devo dire che l'impianto frenante conferma il fatto che insomma Ducati, lavorando sempre con Brembo, riesca ad ottenere dei ottimi risultati. Vedremo come si piazzerà in classifica, soprattutto sono curioso di vedere nella prova di dirt dove andrà a finire la Desert X Rally, perché i contenuti per guidare in off-road sono davvero di altissimo livello, e quindi se su strada va mediamente bene, in off-road mi aspetto che vada molto bene. Andremo a vedere. Standing on the start line for everyone to see.
Prestazioni migliori, più comfort ed equipaggiamento più ricco. Questi sono i 3 punti su cui Honda ha lavorato quando ha deciso di rinnovare la sua Africa Twin. Lo ha fatto con interventi poco appariscenti ma efficaci, come un affinamento del motore bicilindrico, che è l'unico della comparativa a sfondare quota 1000 cm3. Guardando i numeri si nota come sia il meno potente del gruppo, 102 cavalli, ma quello con più coppia, che peraltro ha il suo picco massimo a regimi di rotazione inferiori, 112 Nm a 5500 giri. Per migliorare il comfort di viaggio è stato ridisegnato il cupolino, che ora ha il plexiglass più protettivo e regolabile su 5 posizioni. Sono state invece confermate le scelte relative a ciclistica ed elettronica. La prima conta su un telaio in acciaio che conosciamo benissimo, abbinato a un telaiato posteriore e un forcellone in alluminio, con il plus delle sospensioni Showa e Era, elettroniche, unica del resto a montarle in questa comparativa. In particolare la forcella ha un'escursione di 230 mm e il monoammortizzatore di 220 mm. La dotazione elettronica è completata da controllo di trazione, ABS cornering e anti-wheeling regolabili. Ci sono quindi 6 riding mode, di cui 2 personalizzabili e il cruise control. Tutti i dati sono visualizzati su un cockpit con doppio display TFT Touch e LCD. Altezza sella si va da 850 a 870 mm con le selle optional, invece possiamo scendere a 825 o salire a 855. Per lei Honda dichiara un peso di 233 kg in ordine di marcia, il dato più alto del confronto, comprensibile se pensiamo alla presenza delle sospensioni elettroniche, e alla nostra bilancia però la nuova Africa Twin ha fatto segnare 230 kg con 5 litri di benzina. Il listino parte da 16.290 euro, ma il prezzo della moto in prova è di 18.643 euro. I'm ready to explode like dynamite. Spark the fuse, set me Honda Africa Twin 1100, se cercate la qualità, beh, qui la trovate senza nessun dubbio. A livello di qualità percepita, secondo me questa moto batte davvero tutte le moto in comparativa. Forse, ecco, l'unica che regge il passo secondo me può essere Triumph e Ducati, perché comunque sono due, ecco, questo qua è il nostro podio delle moto a livello di qualità percepita, ma Honda credo che abbia ancora un pizzico in più. È la moto particolare, è più grande, si sente quando parti, accendi il motore, capisci che c'è più cubatura rispetto agli altri, c'è anche una bella risposta al gas, anche se sulla mappatura più aggressiva resta un pochino di on-off quando tu vai a riprendere il gas in mano, che in certe situazioni disturba un po'. Già che parlo del motore, proseguo, cambio, uno dei migliori secondo me in comparativa, anche se il quick shifter in scalata, quando tu non sei molto deciso nel comando, tende a darti un colpetto, tende un pochino a spingere. È la moto, sembra almeno la moto più stradale, poi vedremo con i ragazzi di Dirt come si comporterà in fuoristrada, perché il comfort è davvero di altissimo livello. Cupolino è piccolino, vero, si regola solo con 2 mani come piace ai giapponesi, e loro non amano i cupolini che si aprono, che si alzano e abbassano con una mano sola, questione di sicurezza. Non è super ampio, però a livello di protezione secondo me è uno dei migliori, pochissime turbolenze, si allarga a sufficienza per proteggere abbastanza bene anche le spalle, le gambe sono protettissime, e a livello di comfort termico mi è sembrata, oggi non faceva caldissimo, però mi è sembrata la più fresca di tutte. Quando ci sali la senti proprio fredda nella zona della calzata. Punti a sfavore, secondo me, secondo un po' tutti, diciamo quelli presenti in comparativa, posizione di guida. Quando scendi da qualsiasi delle altre moto in comparativa e sali sulla Honda, ti senti sempre seduto in una posizione un po' strana, le pedane parecchio avanti, la sella un pochino bassa, il manubrio basso un pochino anche lui. Questa posizione di guida, dopo un po' che guida la moto non te ne accorgi più, però quando salti da una all'altra è sempre abbastanza evidente, e sono molto avanzate anche le pedane del passeggero, che però sta seduto molto bene e ha dei belli appigli, anche se si tocca un pochino con il sedere questo vascone, diciamo, d'alluminio, però ti appigli bene e le pedane sono messe abbastanza bene, ma il tallone va a toccare sullo scarico. Questo è un po' l'analisi della Honda. Però ecco, a livello di ciclistica ovviamente si fa forte delle sospensioni semiattive, che è un vantaggio non da poco, soprattutto quando ci sono così grandi escursioni. Resta sempre morbida, anche siamo andati un pochino su col precarico, l'abbiamo irrigidita un pochino,
resta sempre abbastanza morbida, ma ti dà un feeling veramente pazzesco. Su strada anche coi tassellati la guidi veramente a un ritmo molto elevato e ti senti sempre la moto in mano, percepisci che è la più pesante delle moto qui in comparativa, ma non ti dà così tanto fastidio alla fine e riesci a guidare a ritmi molto elevati. Quindi le sospensioni semiattive sicuramente da questo punto di vista qua sono un vantaggio. Frenata nella media, niente di eccezionale, ma non è neanche niente di negativo da segnalare. Tutto sommato l'Africa Twin offre un pacchetto che alla cifra a cui viene proposta è davvero super competitivo. Poi bisogna sempre capire dove si vuole andare a spostare l'asticella. Volete viaggiare o volete fare adventuring vero e proprio? Ecco, questa è un po' la coperta corta della nostra comparativa. C'è chi si posiziona più verso il viaggio, sicuramente Honda Africa Twin è quella che riesce a spiccare in questo segmento, e c'è chi si posiziona più verso l'off-road. Noi cercheremo sicuramente la più completa, però devo dire che viaggiare in autostrada e viaggiare per strada con questa moto qua è davvero una sciccheria, cioè ci si gode proprio il viaggio. Brava Honda da questo punto di vista. La Norden è la più recente fra le nostre concorrenti, nel senso di quella con la storia più corta, essendo nata solo 3 anni fa. E se ci si riferisce alla versione Expedition del nostro test, si tratta di un modello nuovo e totalmente inedito. Una sorta di versione full optional dedicata ai viaggiatori più avventurosi, in cui non manca praticamente nulla di ciò che possa servire per i viaggi più arditi. Se le sospensioni della sorella standard non avevano convinto del tutto nella scorsa comparativa, la Norden Expedition gioca il jolly con le sue nuove VP Explore, forcella con stili da 48, pluriregolabile, che gestisce 240 mm di escursione, il valore più alto fra le 6 concorrenti. La stessa escursione si registra per la ruota posteriore, gestita dal monoammortizzatore, che consente una regolazione in compressione separata per le alte e le basse velocità. A caratterizzare questa versione Expedition sono anche le borse morbide laterali da 36 litri di capienza, l'ampio parabrezza Touring, le manopole e le assella riscaldabili, il cavalletto centrale e le protezioni del motore e l'unità di connettività con navigazione turn by turn. L'altezza della sella è 875 mm, ma si può salire sull'Everest a 895. Husqvarna dichiara per lei 214 kg in ordine di marcia, ma senza benzina nel serbatoio. La nostra bilancia invece ha rilevato 211 kg con 5 litri di benzina. Il motore è lo stesso, identico bicilindrico, che equipaggia la cucina KTM da 899 cm3, 105 cavalli, 100 Nm di copia, 6500 giri. Costa un pochino di più della sorellina, 17.580 euro, ma qui, a differenza di KTM, è davvero tutto incluso. Husqvarna Norden 901 Expedition, piccolo inciso, viene offerta con le borse di serie. Qui le abbiamo tolte per equiparare un po' la guida a tutte le altre concorrenti, quindi abbiamo tolto sia borse sia telaietto, ma la moto arriva con le borse di serie. Moto che ovviamente esteticamente lascia un impatto davvero importante, a molti ha riportato alla memoria la 950 Adventure, la prima arrivata di KTM, e quindi ha colpito nel segno. Onestamente faccio un po' fatica a collocarla, nel senso che ovviamente ha un'impostazione più turistica rispetto alla KTM 890 Adventure R, con cui condivide motore, ciclistiche e anche sospensioni, che però sono tarate un po' diversamente, però resta comunque l'anima un po' rude delle moto di Matigofen. Motore bellissimo, ottima gestione del gas, sempre presente alle aperture, ai medi regimi, lo senti sempre in mano, quindi a me il motore piace molto. Il cambio non mi ha fatto impazzire, nel senso che preferisco il cambio che il quick shifter, perché ovviamente nelle votazioni dividiamo le due voci, perché il cambio secondo me funziona bene se tiri la frizione, che è abbastanza morbida, funziona abbastanza bene, non è contrastato. Invece quando vai col quick shifter resta sempre un pochino contrastato, sia in salita sia in scalata, cosa condivisa peraltro con la KTM. Però diciamo motore ed elettronica secondo me assolutamente promossi. La moto sembra abbastanza importante nelle dimensioni, poi quando ci sali in realtà è un pochino più compatta di quello che ti aspetteresti, il manubrio è un po' più stretto delle altre,
e la distanza sella-pedane non così elevata, consigliabile alzare la sella per avere una triangolazione ergonomica migliore, ma a questo punto poi non toccate praticamente più per terra, almeno io faccio fatica a toccare perché la sella sale a 8,95, ma soprattutto è molto larga nella zona della calzata, quindi vi fa allargare particolarmente le gambe e quindi si fa fatica veramente ad arrivare a toccare a terra già quando è nella posizione bassa. Passeggero non è messo male, sicuramente è messo meglio rispetto alla KTM, quindi da questo punto di vista qua Husqvarna posiziona la Nord in un'ottica più turistica, e bene, giusto, perché faccia così. La sella però resta comunque un po' dura nell'imbottatura, come la sella del pilota, del resto restano dure entrambe nell'imbottitura, e le maniglie del passeggero sono un po' vicine al corpo, per cui, e non c'è tutta sta abitabilità, per cui non è la top del segmento, sicuramente meglio della sua cugina, diciamo arancione. A livello di guida fatica un po' a collocarla, perché vuole fare un po' la turistica, ripeto, trovi l'animo rude, le sospensioni sono un po' più morbide rispetto a quelle di KTM, alla fine mi convince un pochino meno. KTM è più rigida, sicuramente più sportiva, sicuramente più scomoda, ma quando magari vai per strada è un pochino più efficace. Abbiamo irrigidito un pochino l'assetto, soprattutto della forcella, e abbiamo recuperato un po' quel feeling che resta di questo telaio, di questo comparto sospensioni. Freni sufficienti, non eccelsi, soprattutto il posteriore secondo me richiede un po' troppa pressione per poter essere davvero efficace. Penso quando si guida in due con il carico che ci vuole troppa forza, secondo me ci vorrebbe un pochino più di mordente. Invece a livello di controlli elettronici, ABS e controlli di trazione, tutto il resto davvero senza nessun tipo di problema, è una delle migliori del segmento. Protezione aerodinamica non male, il cupolino è uno dei più alti in altezza, è abbastanza rastremato, per cui alla fine un po' le braccia restano fuori, ma devo dire che a livello di gambe, a livello di testa si è protetti abbastanza bene. Un pochino di calore percepito nella parte bassa, soprattutto parte destra, quello che ho sentito io. Detto questo, il progetto Norden ha delle sue peculiarità che colpiscono sicuramente. È anche la moto in comparativa globalmente più economica, perché con quello che offre, ed è tutto di serie, al prezzo sicuramente più competitivo. Standing on the start line for everyone to see, thinking it's about time to show what I believe. I'll find a way to win the race. Sopra le righe, le sue linee spigolose e nette sembrano essere state tagliate letteralmente con l'accetta, piace o non piace, senza troppe vie di mezzo. La politically incorrect di Matti Goffen mette però tutti d'accordo quando si tratta del piacere di guida. Condivide in toto con Husqvarna motore e ciclistica, ossia prestazioni sulla carta e sul campo, fatte salve alcune differenze come l'altezza della sella, leggermente superiore a 879 mm, e il serbatoio da 20 litri di capienza invece dei 19 litri della Norden Expedition. Sono quindi confermati i 105 cavalli, i 100 Nm di coppia e le raffinate sospensioni VP Explore che assicurano ben 240 mm di escursione per entrambe le ruote. Comune è anche la dotazione elettronica, che qui però va acquistata a parte, ricordatevelo. Ecco perché dal prezzo di partenza di 17.180 euro la KTM 890 Adventure R della nostra prova, equipaggiata con il Tech Pack, sale a 18.190 euro. Vi faccio una domanda, cercate la moto più leggera della comparativa? L'avete trovata, 203,3 kg con 5 litri di benzina. KTM 890 Adventure R, come dicono gli americani, what you see is what you get. Qui vedi una moto assolutamente sportiva e anche un po' ignorante, e quello che ottieni è una moto assolutamente sportiva e un po' ignorante. Il suo mestiere lo fa molto bene, è una moto che nasce secondo me per guidare in modo molto attivo, per andare a fare fuoristrada vero. Vedremo poi come si comporterà nella parte off-road gestita dai cugini gialli e neri di Dirt. Quello che posso dire è che su strada sicuramente è probabilmente la moto meno confortevole dell'8, la sella è molto dura, neanche così grande a livello di sezione rispetto anche alla Norden, che la sua
collega, diciamo, bianca e blu, però la distanza sella-pedane in questo caso è migliore. Qui la sella non è regolabile, sulla Norden sì, quindi se usi la sella bassa sulla Norden sei abbastanza rannicchiato con le gambe, qui no, perché la sella resta comunque un pochino più alta. A livello di passeggero probabilmente insieme a BMW è la peggiore, molto corto lo spazio tra pilota e passeggero, appena si arretra si va a toccare il portapacchi posteriore. Le impugnature invece sono praticamente anche un po' meglio di quelle di Husqvarna, e condiviso con Husqvarna il poco spazio tra la pedana e lo scarico si tocca soprattutto sulla parte destra. Ergonomia è un po' particolare, la moto è piccolina, te la senti abbastanza raccolta, il manubrio non è così largo, c'è tanta differenza quando ti vai a alzare in piedi, c'è proprio tanta escursione da fare, però fa parte un po' di quello che è sempre stato il carattere di KTM. Motore, niente da dire, insomma questo LC8C resta comunque un motore ottimo, uno dei migliori del lotto, molto fluido, vibra pochissimo, un pochino sul manubrio sinistra e la pedana sinistra questa moto qua in autostrada, però gestione del gas davvero ottima. Nelle mappature più sportive forse fino un filino troppo aggressiva, chi non è super esperto preferisce usare magari mappature un pochino più morbide. A livello di protezione dall'aria sono messe bene abbastanza le gambe, abbastanza ben protette, non così bene la parte alta del busto, perché insomma di aria te ne prendi parecchia, c'è un po' di turbolenza, il cupolino è basso e non è nemmeno regolabile. Da questo punto di vista qua ovviamente in comparativa c'è chi fa meglio, ma qui stiamo parlando, come vi ho detto, di una moto assolutamente sportiva. Confermato il giudizio sul cambio condiviso con Norden, un cambio che quando tiri la frizione funziona bene, quando usi il quick shifter meno, è un po' contrastato, non mi piace tantissimo. Le sospensioni sono molto solide, anche su strada, nonostante resti una moto con grande escursione e quindi studiata più che altro anche per andare a rendere in fuoristrada, restano comunque abbastanza sostenute anche su strada, tanto che sembra quasi essere la moto più stradale tra virgolette. E i freni non mi fanno impazzire, c'è da tirare un pochino. L'anteriore non male, tutto sommato. Il posteriore secondo me, come con Husqvarna, c'è da spingere abbastanza sul pedale per avere un rallentamento consistente. Però stabilità di ottimo livello, ed è quella con cui ti trovi, percepisci che la struttura è abbastanza rigida, e quindi quando anche la butti in curva ti dà feeling, anche con le Karoo 4 che secondo me a livello di gomme sono incredibili anche su strada, ma di quello poi ne abbiamo già parlato. Quindi KTM si posiziona sicuramente dal lato più sportivo anche nella guida stradale secondo me, e prestazioni niente da dire. Vediamo un po' come si piazzerà in classifica, perché resta sempre una brutta gatta da pelare un po' per tutti. Circondata da bicilindriche, la Adventure inglese è l'unica dotata di un motore a 3 cilindri, architettura che enfatizza l'elasticità e il comportamento ai medi regimi, anche se, ricordiamolo, già nella scorsa edizione Triumph ha modificato l'ordine degli scoppi alla ricerca di un carattere e di un'erogazione simili a quella di un bicilindrico. Se la potenza è inferiore solo a Ducati, 108 cavalli contro 110, il valore di coppia massima è il minore del gruppo, 90 Nm. Nella famiglia delle Tiger 900 questa versione Rally Pro è l'unica ad avere la ruota anteriore da 21 pollici, a testimoniare la sua maggiore vocazione verso il fuoristrada. La Tiger si fa apprezzare per il livello di finiture e dotazioni, la qualità dei componenti e l'eleganza del suo aspetto e la completezza della dotazione. Utilizza sospensioni della Showa completamente regolabili e con un'escursione di 240 mm per la forcella e 230 mm dietro, valori inferiori solo alle due concorrenti austriache, mentre l'altezza della sella è regolabile fra 860 e 880 mm. Posizione di guida, comfort in sella e scorrevolezza delle sospensioni sono i tre aspetti su cui hanno molto lavorato a Hinckley per rendere piacevoli anche le lunghe giornate di guida in condizioni non facili. Ad aiutare c'è anche il supporto dell'elettronica, raffinata ma ancora leggermente meno completa rispetto alle concorrenti, che mette sul piatto anche il quick shifter e la possibilità di disattivare i controlli per una guida in off-road più efficace e divertente. Il peso si piazza in mezzo alle competitor, abbiamo rilevato 216 kg con 5 litri di benzina in serbatoio. 17.495 euro il prezzo di partenza, unico optional della nostra moto, il colore khaki green, che fa salire il tutto a 17.795 euro.
Triumph Tiger 900 Rally Pro, in una parola il comfort, il viaggio, la moto che scendendo qui sull'autostrada mi ha praticamente convinto di più insieme ad Africa Twin da questo punto di vista, super confortevole, pochissime vibrazioni, quasi niente, migliorate moltissimo tra l'altro, sì qualcosa arriva sul manubrio ma veramente rispetto alle vecchie versioni davvero un passo davanti molto molto importante e un'ergonomia secondo me azzeccata, lo schiumato è uno di quelli che ho preferito insieme a quello di Ducati. La sella tende un po' a fare un po' conca, tende un po' a spingerti in avanti rispetto a quella di Honda, però siamo davvero alla ricerca del pelo dell'uovo. Passeggero messo molto 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 bene, quindi da questo punto di vista qua davvero complimenti a Triumph. Tra l'altro il parabrezza è regolabile anche con una mano, una delle due ad averlo in comparativa insieme ad Africa Twin, non a caso sono le due moto probabilmente più votate al lungo viaggio. Ergonomia secondo me non è male, le pedane sono nel posto giusto, c'è un po' di lunghezza a livello di distanza tra la sella e il manubrio, la moto resta un pochino più lunga rispetto alle altre e da segnalare che il telaio che si apre qua in basso ti fa restare un po' con le gambe più aperte di quello che in realtà è stretta la moto nella zona di calzata qui di sella serbatoio, il che in velocità quando sei in autostrada fa sì che il giro dell'aria ti costringa a fare un po' di forza per chiudere le ginocchia. Devo dire ottima da questo punto di vista il comfort, sospensioni super morbide, super scorrevoli, quando cominci un po' a guidare nel misto e vuoi andare un pochino ad aggredire un pochino più le curve anche con i tassellati, quindi non stiamo parlando di gomme con grande grip ma di gomme comunque che hanno una guida media, diciamo, finisce sempre per essere un pochino forse troppo morbida. Mi piace moltissimo il freno anteriore per la gestione, per la potenza, davvero probabilmente il migliore del lotto. Il freno posteriore, sapete che io sono un po' sofistico, mi piace un freno posteriore che sia abbastanza grintoso, qua siamo forse un filino al di là, un filino troppo ed entra spesso l'ABS, soprattutto se guidi in discesa, ma questo è dovuto un po' anche al trasferimento di carico, quindi è chiaro che qui si può andare a giocare con le regolazioni delle sospensioni. Anche lei ha le gallettine sopra la testa di forcella, quindi si riesce a regolare abbastanza al volo come KTM, come Husqvarna e come anche BMW, però resta sempre un pochino tenera, diciamo, da utilizzare. Motore è molto bello, 3 cilindri, molto fluido, però ha un filo meno di sprint rispetto agli altri motori presenti in comparativa, soprattutto i medi regimi. Percepisci non tanto che è più piccolo di cilindrata, perché non lo è, ma che i pistoni sono più piccoli, insomma la coppia è un pochino inferiore. Il dato numerico è quello minore di tutti, ma poi viene confermato un po' anche nella guida. Non è una cosa drammatica, però è giusto segnalarla. Il cambio non va male, però il quick shifter resta un filino lento nell'azionamento, nei tagli della cella, quindi da questo punto di vista qua resta comunque una moto configurata in modo, come dire, un pochino più forse turistico delle altre, però da capire poi in off-road come si comporterà, perché spesso Triumph resta sempre un po' nella media, no? Però poi alla fine finisce per prendere punti mediamente alti in tutti i settori e finire molto molto avanti in classifica, anche perché la dotazione onestamente è la più ricca di tutte. Se andate a vedere il punteggio che ottiene Triumph nella dotazione, noterete che di punti ne ha davvero tanti e distacca spesso anche le concorrenti. Un appunto sulla strumentazione, che non è male, perché Triumph ci ha abituato in passato delle strumentazioni oggettivamente brutte. Qui la leggibilità è ottima, però devo dire che secondo me qualche informazione in più ci poteva stare. È la stessa critica che abbiamo fatto alla Tiger 1200, molto pulito tutto, però magari se devo vedere il parziale, il contachilometri parziale, così devo comunque accedere a un sottomenu e mi sposto il contagiri, insomma secondo me manca un pezzettino per essere una strumentazione perfetta. Per il resto progetto sicuramente molto valido e sono curioso di vedere come finirà in classifica. Ok,
ci siamo. La parte stradale della comparativa di Red finisce qui. Secondo E giorno, quindi. Secondo giorno, Salvini Land, è la mattina. Siamo scesi dagli Appennini per venire qua a parcheggiare le moto da Salvini, ma poi fare un po' anche di escursioni. La palla passa ai ragazzi di Dirt che stanno Ciao, già Simo, in parte. buongiorno. Bella, Simo. Stanno già smontando le moto, o meglio, non smontando le moto, smontando le cose che non vi servono, insomma, per l'off-road. Ce n'è di roba che... Un po' di specchietti, un po' di Via, pedani, via. tiriamo via un po' di peso. Liberiamo le moto, Allora, le moto. Una domanda al volo, come avete organizzato la giornata? Si parte da qui, area bassa, per arrivare fino in cima alle paleoliche? Sì, corretto. Allora, partiamo da qua, adesso tocca a noi, come dicevano, e finalmente andiamo veramente a sporcarle. Quindi via subito tutto quello che non serve. Andiamo a fare anche le pressioni un po' delicate, iniziamo a fare un pochino di presa di contatto qua e entriamo poi anche nel fettucciato qua ad Alex. Vi abbiamo portato anche poco tempo fa durante il Dirt Match Enduro. E poi sì, andiamo a spostarci in quello che è poi sempre un tracciato off-road, però un pochino più adventure, e vediamo poi su tutta la giornata queste pagelle come andranno a finire, perché poi Tra l'altro, esatto, voi parlate, ma a votare sono anche Marco, che quindi è un pochino più un utente, un pochino più magari in linea con queste moto. Poi vedete l'abbigliamento, si capisce, no? Chi fa Leggera sul serio differenza. e chi non fa sul serio. Io direi che chiudiamo qua, lasciamoli lavorare E poi ci vediamo in studio alla poi fine ci vediamo in tutti studio. E poi faremo un talk finale, mega talk, dove eleggeremo il best of the best. esatto, Ok. lì è un bel mix. Un bel mix. Vabbè, io- Buon divertimento, vai a buon lavoro! Andiamo a tribulare. Ciao, ciao! Forget about the stoplight, no time for second place. Pedal to the metal, let's Ben ritrovati nel Red Lab, ci siamo lasciati davvero poche ore fa con i ragazzi di Dirt sul nostro campo proving ground estremo di Alex Salvini, Salviniland, vicino a Bologna, un posto che vi consigliamo di andare a esplorare nel vero senso della parola, perché era il momento di darci il cambio, vedere cosa stava succedendo Comparativa e soprattutto flag to flag, quindi senza soluzione di continuità siamo passati dalla strada, poi smontate pedane, smontate specchietti, smontato tutto e andate a fare un po' di enduro di quello vero, fatto come sanno fare i ragazzi di Dirt. E forse per qualcuno sarà un po' estremo, ma vi faccio vedere queste diapositive foto istituzionali in per questo farvi caso. capire come posizionano queste moto i costruttori, quindi tutta roba abbastanza tosta, e quindi loro siamo andati a fare quello che più o meno vogliono farci vedere che queste moto sono capaci di fare le case che le costruiscono. E per farvi capire cosa troverete nella comparativa di Dirt nell'altro canale, eccola qui. pass it, bake it, build it, make it. We gon' learn to fly. We all in. Pass it, bake it. Spaziale, vedere i ragazzi fare quello che hanno fatto con la naturalezza con cui guidano quelle moto, Simone, Federico, Filippo, saltare. Filippo, new entry, bravo Sì, Filippo, sì, sì. Ne sentirete ancora parlare perché è in gamba, guida bene, poi Tra l'altro è stato per anni, non dico concorrente, ma combattuto avversario di Simone, quindi si conoscono molto bene, però effettivamente vederli muovere all'interno dei single track qualche guado, sottobosco tecnico dimostra che le moto lo possono sì, fare. ripeto, può sembrare, ma chi va a fare quelle cose lì con quelle moto? Le moto lo possono fare, tant'è che possiamo certificare che alla fine non ci sono state moto maltrattate, cioè No. nel senso nessun inconveniente, nessun infortunio. Nessuna alle moto è stata nessuna maltrattata moto nella realizzazione di questo sono video. state maltrattate ma hanno resistito bene e no, da questo punto di vista qui ci preme far capire che insomma queste moto quello che vedete lo possono fare. Poi è stato fatto anche dell'enduro normalissimo, stradine, sotto le paleoliche, insomma guadi, cioè quello che si fa normalmente con una adventure, ma a noi di quello di Dirt non interessa, anche se poi probabilmente ci ritroveremo tutti nel salottino a fare una piccola discussione finale sul the best of the best, quella più completa. Non ci piace dirla migliore, perché la migliore secondo me è sbagliato, tra l'altro poi vedrete i punteggi sono tutti molto 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 vicini, ma qui mi preme dire una cosa, abbiamo voluto fare il flag to flag, strada e poi fuori strada, perché queste moto meritano veramente escursioni generose. Il tassellato, tra l'altro, Caru 4 Monogomma, spaziale, ragazzi. ha fatto Caru tutto, 4 pedane a terra sull'asfalto, su strada da paura, veramente Bella, da bella paura, gomma. e in fuoristrada piaceva. Comunque non spoileriamo. No, ma addirittura all'interno della
comparativa stradale, anche lì si evidenziano due destinazioni d'uso abbastanza differenti. C'è chi punta un pochino più sul turismo, senza dire, cioè basta vederle, insomma, Triumph e Honda, e anche Norden che ci prova, ma forse non ci ha convinto del tutto, ma poi vediamo i punti, e chi punta invece più sulla sportività, insomma, bella cazzuta, no? Cioè Ducati, BMW, KTM KTM più sopra tutti. Cioè, quindi all'interno addirittura lì ci sono due aree, quindi noi andiamo a cercare comunque sicuramente la più completa, vedrete con i punteggi come si spostano i punti verdi nelle varie moto. Ovviamente noi facciamo sempre la nostra classifica, facciamo il punteggio, però guardate bene per piacere voce per voce, perché quello è quello che vi dice dove una moto è più forte, dove una moto è meno forte rispetto alle altre, e questo indirizza sicuramente il vostro acquisto verso quello che voi volete fare. Volete fare più avventure in sportività? Vi dico già, ci sono dei brand già belli definiti. Volete andare un pochino più viaggio con la morosa dietro, con la fidanzata? Avete problemi di altezza? Morosa, scusate, sono vecchio, lo dico. Comunque così. Moglie, compagni, amici? Moglie, compagni, amici. Avete esatto. problemi di altezza? Sicuramente non prendete Ducati, la buttiamo lì. Però, Ma neanche Husqvarna. neanche Husqvarna, esattamente. Entriamo subito nel vivo di Sì. questo confronto. Ancora questa volta abbiamo suddiviso in macro aree la nostra analisi delle singole moto e poi, come potrete vedere, la matrice che rappresenta le singole tematiche. Partiamo dal motore. Mi viene da dire 6, unendo KTM invece Husqvarna, quindi 5 modalità di essere bicilindrico, 3 cilindri molto diversi, personalità, erogazione, tiro, che hanno anche in questo caso mostrato affinità con il fuoristrada piuttosto che affinità con l'asfalto a livello di anche mappature per Ma poter sì, guidare. allora ovviamente quando si parla di motore ci sono sempre un paio di elementi che spiccano. KTM riesce sempre a convincerci per la gestione del gas, per come sa essere sempre presente al minimo tocco. Da quel punto di vista lì l'LC8C è e resta questo pezzo di commento, diciamo, potremmo fare copia e incolla su tutte le moto in cui è presente l'LC8C, perché diciamo un po' sempre le stesse cose, ci ripetiamo, ma è così. È È un davvero un bel motore, prodotto. motore perfettamente riuscito. Però Ducati si comporta bene, controlli elettronici super top, gestione del gas secondo me allineata quasi a KTM, forse un filo sotto, un po' meno di presenza ai medi regimi, perché Ducati ha un bel colpetto appena riprendi in mano il gas, ma poi quando tu gli dai apri la seconda parte manca un po' rispetto a KTM, però in alto poi in compenso tira fuori il suo temperamento sportivo. Del resto il testa stretta diciamo che non è nato per fare le enduro, è nato per fare le corse, e la parte alta del contagiri è sempre il suo Pezzo forte. forte. Però c'è un medio veramente gustoso, cioè quando uscivamo dalle curve ho visto anche quando abbiamo girato insieme, c'è con poche vibrazioni. vibra pochissimo, un bellissimo cambio, un bellissimo quick shifter, mentre KTM ci convince di più, almeno a me personalmente ha convinto di più il cambio usato con la frizione che il quick shifter, che è sempre un po' contrastato. Poi parliamo anche degli altri. Ovviamente Husqvarna condivide tutto quello che fa KTM più o meno, infatti i punteggi sono lì, un punto, ballano, anche perché poi comunque con Husqvarna c'è più peso e quindi comunque non si Cambia, il temperamento cambia, un po' cambia, si è cambia, messo sei seduto in sella diversamente, quindi cambia un po'. BMW, a me un motore è lo stesso dell'F900 XR. Che hanno usato lo scorso anno nella comparativa delle crossover. Assolutamente sì, che Eppure sull'XR l'abbiamo trovato un po' privo un po' di personalità. un po' sgonfio. Un po' sgonfio, sì. Sì. Invece sulla F900 a me è piaciuto. Ovviamente il giudizio sul motore cambia sempre per come ti poni sulla moto, no? Faccio un esempio molto, diciamo, largo per far comprendere. Ovviamente salgo su una naked aggressiva, mi aspetto una certa tipo di risposta, risposta, chiaro. salgo su una custom, mi aspetto un'altra risposta, e magari il motore è uguale, da una parte mi piace, da una parte no. Ecco. Sull'enduro a me non è dispiaciuto. Ha anche un po' preso un po' di colpo di gas giusto. Dynamic forse addirittura troppo. Però devo dire tutto sommato bene. Il cambio un po' gommoso, non mi ha fatto impazzire, però nel complesso il motore BMW secondo me non è venuto fuori male. Chi paga un po' pegno forse Triumph, vedendo sempre una matrice, Sì, perché è arrivata Triumph, un po' indietro. che Sembra un motore, benché sia stato aggiornato quest'anno, che ha un aumento di potenza, gli manca forse un po' di sostanza, un po' di personalità. Gli È manca flat, è molto elettrico. Molto elettrico, molto facile, molto bene, buona gestione del gas, però i controlli elettronici secondo me sono sempre un pochino indietro rispetto agli altri. Quando Cambiano velocissimo. Cambio un po' gommoso, il quick shifter non ha i tempi di taglio giusti secondo me.
Per cui da questo punto di vista qui devo dire che Triumph non va male, assolutamente, va molto bene, ma non ha il colpo in canna che hanno le altre e quindi ti sembra sempre un pochino più sgonfia la moto, in realtà poi la moto funziona molto bene, sono questioni di gusti personali, se vogliamo Beh, chiamarlo possiamo così. anche dire che a difesa di Triumph, quando 1 anno e mezzo fa andammo in Sicilia a fare la Sì. comparativa prevalentemente fuori strada, vinse, ma è anche vero che nel frattempo sono arrivate moto nuove. Sono arrivati gli altri, comunque Triumph, state a Certo. vedere che È secondo sempre me lì, è sempre non lì. fa mai. Allora, vuole pindarci Honda, non abbiamo parlato di Honda, faccio sì, certo, velocissimo. certo. Honda ovviamente fa valere la cilindrata maggiore, è un 1000, più di 1000, ha un po' questo suono un po' da un po' da Che gli Harley, conti, che gli conti veramente i battiti, esatto. però motore a me piace, cambio secondo me Bello. è uno dei più belli, qui shifter no, qui shifter preferisco quello di Ducati. E secondo me quello che deve fare Honda ha una buona gestione del freno motore guadagnato rispetto al vecchio Honda che era un pochino più libero quando rilasciavi il gas. In compenso c'è sempre questo piccolo on-off quando vai a riprendere, soprattutto nelle mappature più aggressive. Quando anche tornavamo la sera dopo 2 giorni di guida, che sei Sono un po' stanco, stanco, certo. e quando arrivi in rotonda che prendi in mano il gas è proprio quel colpetto lì è un po' fastidioso. Non è niente di trascendentale, però lì potrebbe essere. Viene utile forse più nel fuoristrada Sì, che non ovviamente, che ti dà una mano che per potrebbe essere sorpassare più lo ostacolo. raffinato. Quindi Vediamola questa classifica Sì. provvisoria legata al motore. In prima posizione, come abbiamo detto, Ducati, perché si è dimostrato veramente un motore completo. Al suo fianco KTM con 1493 punti contro i 1503 di Ducati. Sì, quindi Vicinissimi. Anche lì, di vicinissimo, distanziati di poco, Husqvarna, benché stesso motore, come ha detto Stefano, però quei 7 kg, ripartizione dei pesi, cambiano, si sentono, arriva terza, quarto posto per Honda con 1445 punti, a un soffio, viene da dire veramente un soffio, BMW con 1443, un pochino più indietro, Triumph con 1360 ripeto, punti. Triumph non voglio che si legga male questo punteggio perché sembra una moto più piccola di cilindrata. Ecco. Pistoni più piccoli, sì, pistoni lo è piccoli? meno colpo Corsa di un po' più coppia, lunga, corsa, sì, no, è proprio il frazionamento che fa, anche se Triumph ha lavorato per farlo diventare, scoppiare come un bicilindrico, comunque resta Sempre 3 cilindri. Ok. Bene, e dal motore passiamo a un altro tema, secondo me caldissimo, perché per quello che abbiamo fatto in questi 2 giorni e mezzo, perché siamo partiti il tardo pomeriggio, dovevamo partire la mattina, come abbiamo raccontato, siamo partiti il pomeriggio, abbiamo guidato in totale per più di 750 km facendo sì autostrada, ma dicevamo guidato. pieghe, curve, frenate, accelerazioni, momenti dove Quella ci zona siamo... dove siamo andati a fare le prove, che comunque è sempre l'Appennino tosco-emiliano, ragazzi, offre un proving ground, come dicono quelli bravi, veramente pazzesco. eccezionale, trovi con varietà tutto. d'asfalti anche. Sì, siamo andati a cercarci anche un po' gli asfalti rotti, non solo le strade perfette, misto stretto, misto veloce, perché comunque vogliamo valutarle bene e lì trovi tutto, insomma, quindi si lavora veramente molto bene. Per noi è proprio un campo prova molto significativo. E ribadiamo quello che mi ha detto già all'inizio, cioè il comportamento delle Metzler Caru 4, Sì. perché quando anche con queste moto che hanno grande trasferimento, portare la frenata anche dentro la curva, E qui moto piegata, apriamo un capitolo. caspita, e Abbiamo dare gas, capitolo KTM che onestamente su strada è una incredibile come una moto con escursione 240 possa comportarsi così su strada a livello di assetto. KTM ha deliberato evidentemente un assetto estremamente rigido, sostenuto, fa pochissimi trasferimenti, quindi entri in curva col freno in mano, cioè la tratti quasi come se fosse una naked, e da quel punto di vista lì è molto gasante. Poi dove va un po' a perdere punti, andiamo a vedere, sarà ergonomia e Sì. comfort, perché KTM non è così confortevole, però ha preso dei bei punti ovviamente nella ciclistica. Resta un filino indietro a livello di frenata, perché l'impianto frenante al cospetto di Brembo, Stilema e M50 Ducati. monoblocco, pinze radiali, l'impianto di KTM non è un impianto che frena male, però è un impianto che quando cominci anche ad allungare un po' il passo devi tirare forte la leva davanti. Il freno posteriore non è così incisivo. Se penso alla guida in due, magari con il carico in discesa, cioè vorrei un freno posteriore che frena di più. E invece molto bene l'impianto frenante di Triumph, molto bene l'impianto frenante di Ducati, che è quello più bilanciato secondo me Sì. tra anteriore e posteriore. Triumph, che mi è sempre piaciuto perché Triumph i freni posteriori li sanno fare molto bene. Sulla Tiger mi sembrava forse un filino oltre, sovradimensionato. un filo troppo.
Notate la dovizia, l'attenzione con cui l'ingegnere ci riporta anche queste finezze proprio sulla guida in coppia, è fondamentale, segnatelo perché è un punto fondamentale quando si decide di viaggiare in due con i bagagli. Il ruolo del freno posteriore è determinante per correggere traiettoria, quindi facciamo anche un po' di scuola di guida sicura su esatto, strada. anche BMW molto sostenuta anche su asfalto. La forcella Bella forcella. Sì, esatto, la forcella BMW a me è piaciuta più di quella di KTM, Sì, se devo dire sì, la bella verità. forcella. E forcella di Ducati soprattutto. Non è una forcella che nasce per la strada, perché la technical touch da Kaya, però È una forcella che solo quella meriterebbe di essere sì, esposta. Perché... tra l'altro devo dire che poi tornando a casa dopo che c'è stata la prova di Dirt dove i ragazzi Le hanno le chiuse. hanno chiuse molto, ci siamo trovati all'inizio una Ducati che trasferiva molto, ma molto cammellona, no? E al ritorno con le sospensioni belle chiuse è diventata bella sostenuta e bellissima da guidare su strada. La Honda è grossa, è un po' pesante, ha un gap di peso non indifferente rispetto a KTM perché sono circa 20 kg, però fa valere il fatto di avere le sospensioni semiattive, Sì, certo. che su sospensioni di questa escursione e poi le Showa semiattive dove le ho provate mi sono sempre piaciute. Devo dire, avendo una sospensione di altissimo livello, Honda ha un range di regolazioni veramente altissimo, diventa da un tappeto volante a una moto molto rigida, quindi ci si può giocare tanto e le semiattive insomma si fanno pagare e quindi quando sali sulla Honda sì, senti che è più pesante ma hai sempre questo feeling, ti fa sentire sempre perfettamente cosa succede sotto le ruote. Sai dove l'apprezzate A me? molto? Nella percorrenza di certe curve quando avevamo, sai quegli asfalti rovinati adesso di primavera dalle piogge che hanno tirato via le Che tu prime senti due le ruote dita, che si muovono e la cassa sta ferma, la cassa è il corpo, della sì. moto, cioè quelle due dita di asfalto che mancano in certi punti, quelle chiazze, la Honda ci passava sopra muovendosi ma Poi, digerendole senza battere ciglio. assolutamente, super stabile, e come Ducati, super stabile perché sono Ducati, la stabilità proprio ce l'hanno proprio nel DNA. BMW Un po' meno il sulla posteriore, stabilità Era un po' scarica sì, dietro, sì, eh? sì, sì, Sentivi sì. sempre un po' di galleggiamento, Non, anche in autostrada, sì, c'era un po' di... ovviamente su queste moto è questione di giocare molto con gli assetti perché comunque per avere, però l'abbiamo trovata un po' sensibile alle disconnessioni longitudinali, vero, insomma è vero. non è messa Allora, Husqvarna. vi rimostriamo intanto di Sì, nuovo sì. la matrice relativa alla ciclistica, così vedete anche esattamente chi ha primeggiato, e Husqvarna che invece, come nella Che precedente perché comparativa... quindi c'è da chiedersi perché Husqvarna così e KTM cos'ha? Io sono giunto a una piccola conclusione. Innanzitutto cambia un po' la posizione di guida, la sella si è seduto diversamente, eccetera, eccetera. Poi è vero, la base tecnica è la stessa, le sospensioni sono le stesse, le tarature non sono le stesse. Hanno cercato giustamente in Husqvarna per posizionare la moto Differenziarla, certo. nel gruppo peer, per posizionare le moto diverse perché altrimenti sarebbero a carta carbone, non andrebbe bene, di darle quell'indole turistica. Così facendo, ammorbidendo un po' il tutto, ha perso un po' quella magia, quell'alchimia che c'è nel telaio KTM, secondo me. È un pochino più morbida, sì, di sospensioni, ma perde un po' di rigore, un po' di feeling e quindi alla fine non ne viene fuori l'anima che ha veramente. Probabilmente lavorando molto sulle sospensioni l'abbiamo anche irrigidita, ma comunque resta sempre un po' sotto. Invece Triumph nella media, molto Non spicca. morbidona. Fa tutto bene, eh? Si guida Super. anche con un comfort, secondo me Sì, il sì. comfort dinamico proprio anche nel guidato, di Molto altissimo livello. confortevole, molto bella. Tra l'altro è una delle poche ad avere il leveraggio progressivo posteriore così. Il monoamortizzatore l'ho trovato molto buono in compressione, un po' sfrenato in estensione. Però la forcella funziona, freno anteriore secondo me è il migliore che c'era nel lotto dei freni. Rimane lì, no? Però come potete vedere dai punti che possiamo far Sì, uscire, certo, di nuovo. alla fine è sempre lì a metà classifica, galleggia. Allora, rivediamo insieme la classifica provvisoria, si aggiunge quindi un altro elemento, quello della ciclistica rispetto al motore che abbiamo visto prima. Primeggia, ma i verdi, le celle verdi di Ducati sono il numero maggiore, il primo posto con 1495 punti, seconda Honda proprio in virtù di quelle sospensioni semiattive, ma anche per l'equilibrio generale della moto, anche perché è veramente Terza confortevole. KTM perché il feeling di Sì, guida che ti sì, dà sì. KTM è pazzesco, ti sembra veramente di guidare Veramente una moto sportiva. inavvicinabile, Sì, veramente sì. inavvicinabile. Se Quarta. volete essere sportivi, poi vi faccio la domanda cioè chi compra una moto così vuole una moto così rigida per andare su strada o vuole una moto più comoda per viaggiare? A voi la risposta. Cioè Vero, quindi, vero. Si potrebbe scegliere anche prodotti diversi all'interno della famiglia di per KTM. esempio, sì, esatto, se io voglio fare un po' lo smanettone c'è l'SMT. Certo, Quindi, grande però protagonista lo è scorso anno. pazzesca questa moto, come la vedi col 21 alta, 2 su e poi dopo la guidi su strada dici
è così. Non sembra nemmeno un 21. Esatto. Quarta Triumph, 1433 punti. Lì vicina, ancora una volta, qui ci ballano davvero pochi punti, BMW con 1441 e a chiudere il cerchio Husqvarna. Terza macro area che affrontiamo a questo punto anche l'ergonomia e il comfort, che è determinante, anche perché se fai tante ore in sella... E qui agevoliamo la tabella, avete già capito come va come va a finire, nel senso che, vabbè, insomma, Honda... Facilità nel gestire la moto da fermo, sollevamento Tirarla su dal cavalletto, comodità fin dal primo chilometro e triangolazione. Frizione morbidissima, paga un po' una cosa che non è piaciuta a nessuno, le pedane un po' avanzate. Quando scendi dalle altre che sei abbastanza con Stiamo parlando di Honda, di Honda, sì, con le pedane un po' indietro, sali sulla Honda, hai un po' questa posizione un po' da chopper, insomma, diciamo che esagero, però c'è la pedane abbastanza avanti, il manubrio un po' basso, proprio da moto un po' da turismo. Però protezione buona, cupolino regolabile, non è grandissimo, però quando lo tiri su ti tiri fuori le spalle, stai bene. Passeggero, apriamo il capitolo passeggero, molto bene sulla Honda, molto bene sulla Triumph, abbastanza bene a sorpresa anche sulla Ducati, vero. ha abbastanza spazio. Le pedane tra l'altro su Ducati sono quelle messe meglio, però magari gli manca il maniglione. Su KTM, su Norden bene, ma la selle è dura. KTM, sofferenza, selle durissima, poco spazio, appena vai indietro tocchi subito il portapacchi, e BMW Fakiro. tollerato, mal tollerato. Da casa al bar, poi fermiamoci, Fine, il passeggero non è ospite però, gradito. vabbè, BMW ha anche l'Adventure, insomma, Certo. quello. Ma Quindi, anche perché nella caratterizzazione che ha dato BMW proprio alla F900 GS, quando ne abbiamo parlato anche in occasione della presentazione, hanno proprio sottolineato il fatto di voler creare una moto con una fortissima accezione fuoristradistica. ovvio. E quindi, infatti siamo curiosi di vedere come andrà per esattamente, strada, quindi perché quello- attenderemo la risposta ai ragazzi. E niente, quindi alla fine, ecco, trasmissione del calore, anche Honda benissimo, KTM meno perché scalda abbastanza la Lato parte destro, destro, anche zona del Husqvarna, collettore di zona del scarico. collettore di scarico, BMW molto bene perché BMW Sono bravi. gestione del calore sono sempre bravi. Triumph invece ci siamo trovati bene, non era una giornata super calda, però diciamo tutto a posto. Facilità di utilizzo cruscotti, ecco, qui c'è un po' da dire, cioè ne abbiamo un po' per tutti, cioè, vince BMW a mani basse perché ancora anche questo pezzettino qua possiamo fare copia e incolla, perché ogni volta che abbiamo a che fare con un cruscotto, BMW col suo joystick Non lo batte nessuno. Non lo batte nessuno per semplicità. Sarà vecchio? Molti ce l'hanno contestato, Ma- ci hanno scritto molti dicendo anche su nuova GS funziona talmente bene, talmente intuitivo che è un peccato perderlo rispetto Esatto. ad altri che invece hanno ovviamente un'alberatura più strutturata. Ducati, troppa Numeri roba in piccoli. poco spazio. Honda no, ragazzi, c'è troppa pulsantiera molto complicata, accensione del cruscotto. È vero, ricordiamo che quando uno se la fa su alla moto, che usa solo quella, va in automatico, Sì. e poi sicuramente Honda alla fine accontenta l'utente. Ma noi che abbiamo dovuto girare 6 moto ogni 40 Sì, km, però io spesso non trovavo le frecce, se devo guardare per trovare Sì, il comando delle frecce c'è qualcosa che non qualcosa quadra. che non va, accensione del pannello molto lenta, lunga. però poi Honda però ha Apple CarPlay, Android Auto, quindi vince da una parte, forse sulla 1100 con il 21 e le sospensioni lunghe, tutta sta strumentazione forse anche troppo. Si poteva Magari sul semplificare. 19 che nasce un po' più per viaggiare ci poteva stare. Triumph bene, meglio delle vecchie Tiger 900. Ma manca ancora un pezzetto. Manca un pezzettino perché è molto semplice la strumentazione, però quando tu vai a cercarti alcune informazioni aggiuntive che non ci sono, perché c'è proprio contagiri e pochissime altre cose, si sposta il contagiri di fianco, cioè, KTM, Husqvarna bene, pur con grafiche diverse. Non mi fa impazzire sempre il fatto di dover cambiare mappatura facendo il doppio clic entrando nel menu, poi scendendo col joystick, poi dando l'enter, insomma troppi comandi per cambiare la mappatura, mentre con le altre le cambi con un colpo solo. Da quel punto di vista lì c'è da fare, insomma, quindi BMW vince. Protezione aerodinamica, abbiamo detto Honda bene, Triumph bene, Ducati abbastanza nella media. A sorpresa BMW? BMW in autostrada è andata bene, meglio di quello che ci si aspettava, perché il cupolino che risale in avanti ti rimangono fuori le spalle, ovviamente sei abbastanza esposto anche con le gambe. Noi però poi avevamo il casco non c'erano con la turbolenze. letta sopra, quindi è un tema anche quello, ha funzionato. No, non c'erano abbastanza turbolenze, e KTM invece sì, che c'era turbolenza, qualche turbolenza c'era, molto basso. Husqvarna fa meglio di KTM, fa meglio anche di BMW, cupolino un po' rastremato verso l'alto, le spalle ti rimangono fuori lo stesso, però da questo punto di vista qua Husqvarna invece è buona. Terzo intertempo, quindi, per ridere, intertempo, sì, ho voluto, è giusto. sì, visto che siamo più o meno in Come in gara, pista, no? sì, sì. Terzo intertempo, quindi davanti Honda, tantissime celle verdi che raccontano bene com'è andata, Triumph, che si Che conferma però ancora vedi che Triumph alla fine... zitta, continua ad essere lì della partita. Al terzo posto BMW, quarta poi troviamo Ducati, quinta Husqvarna e ultima
come abbiamo già raccontato in questa fase, KTM. Guardate non il totale, guardate i punti, dove prendono punti e dove perdono punti, perché per esempio BMW prende appunto tanti punti nel cruscotto così, però magari ne perde altri, quindi questo qua è questa voce ergonomia, conforto e comandi, possiamo chiamarla in un altro modo, non è che... Fate un fermo immagine, vi aspettiamo. Ok. Siamo arrivati alle battute conclusive, mancano alcuni dati fondamentali per definire la nostra classifica finale. Diamo qualche dato, perché ce lo chiedete sempre, relativo ai consumi, che Sì, è sempre certo, molto... abbiamo valutato tra l'altro anche, non votandolo, però giusto per farvi l'esempio di cosa si vede, abbiamo valutato anche l'illuminazione notturna, Sì. perché abbiamo guidato anche di notte, poi abbiamo fatto questo esempio che potete vedere mentre stiamo parlando, che passano tutti gli esempi delle moto, e devo dire che lì invece Honda deve fare un pochino di strada, perché KTM fa una bella luce, innanzitutto tutte fanno una bella luce, fari LED molto bianchi, Sì, molto sì. bene. KTM ha un fascio pazzesco, forse fin troppo, perché in autostrada ci abbagliava un po'. Sì, Però non era alto, no, no, non era era proprio alto, però potente. è molto molto forte. Come abbiamo fatto? Abbiamo deciso di posizionarci in una zona di buio pesto, 20 metri di distanza da quello che poteva essere un potenziale ostacolo. Abbiamo messo il nostro Alberto Ceccotti, l'orso del circo che viene colpito dal faro. e abbiamo fatto la doppia, ovviamente il doppio utilizzo, quindi luce abbagliante, quindi non il flash ma la luce vera e propria, e per capire la differenza, come potete vedere, si nota chiaramente Sì, chi però devo dire tutte buone. molto molto Poi buono. ricordiamo comunque con le nostre comparative, visto che stiamo al riassunto, votiamo in trentesimi da 18 a 30, 18 è il minimo, 30 è il massimo, la somma dei punti è il totale delle votazioni, poi teniamo conto del prezzo, della dotazione che viene calcolata con elementi che sono presenti su una moto di qualsiasi in comparativa, vengono inseriti nella tabella, se presenti di serie valgono 2 punti, se sono optional 1 punto, se assenti 0 punti, esempio che ne so, il leveraggio progressivo, esatto. ecco, il leveraggio progressivo che c'è su Triumph Honda. e su Honda 2 punti, gli altri 0. Ecco, facciamo Certo. così, la pinza monoblocco stile Perché è un valore, perché è un valore, perché sì, certo. tutto è un valore, tutto ha un costo, Certo. costruire le moto. Quindi qualsiasi cosa viene valutata in questo modo qua, la dotazione va a compensarsi col prezzo, che la moto più costosa prende 18 punti, la moto più economica ne prende 30, in mezzo ci sono tutte le altre cose, quindi andiamo a compensare perché la moto migliore è quella più dotata e più economica, più se andiamo a economica, vedere. Quella che ti certo, offre certo. più cose a meno, E che consuma meno. e che perché consuma meno, perché questo. passiamo anche ai consumi, che anche loro sono stati valutati. Allora, diamo i dati? Sì, Intanto dai. tutte piuttosto vicine, tranne un Ducati, caso sono Ducati che bene. Ducati ha un'anima sportiva, ma ci preme evidenziare che sostanzialmente siamo nell'ordine dei 17 e qualche cosa chilometri con un litro di Sì. carburante, soprattutto autostrada prima, ma anche tanto guidato, quindi è lì che poi fa la differenza. Indubbiamente la più parca nei consumi è risultata Honda con 17,8, vicinissima BMW a 17,75, quindi beh, vabbè, uguale, consumato praticamente basta sbagliare un zicchino quando si fa rifornimento per avere differenza. Poi troviamo KTM, altrettanto interessante. uguale. KTM è sempre un motore molto efficiente, Sì, va sempre sì, forte, sì. ma è uno di quelli che consuma sempre meno. Poi seguita da Husqvarna, poi Triumph con 16,7 e poi purtroppo Ducati che 14, sì, più o meno 14 con un litro, 13,9, 14 con un litro, quindi sostanzialmente un bel motore che spinge, che però ha sempre anche tanta sete. Quindi direi che possiamo tirare le somme. Sì, e sì, sì. siamo arrivati alla fine, insomma, sommando i punteggi che vi avevamo detto di motore, ciclistica, ergonomia e comfort, arriviamo a una classifica provvisoria, tra virgolette, della parte di guida, che vede Al Honda. primo posto Honda con 4.904 punti, vicinissima anche in questo caso Ducati con 4.852 punti, quindi 50 punti di Sì, differenza su su 4.900, sono veramente, ormai stiamo veramente cercando il dettaglio, il controdettaglio micrometrico quasi. Al terzo posto, quasi un po' a sorpresa, dico BMW, Perché ha preso tanti punti su alcune voci. mediamente ha che- preso sì, tanti però- punti, anche perché è quella che assieme a Ducati, tra l'altro assieme a Ducati sono quelle che hanno l'aspetto più fuoristradistico di tutti, Sì. invece hanno confermato buone doti di guida in generale. Anche su strada, tra l'altro, Sì. poi vabbè, comunque Triumph è lì vicinissima a ridosso, sono tutte molto molto vicine, cioè veramente i punteggi sono anche tra KTM è praticamente quarto punto, ma ballano 8 punti, insomma, Sì, quindi veramente vicine. diciamo che KTM a livello di piacere di guida, gusto, sportività non la batte nessuno, quindi tirando le somme velocemente, vogliamo viaggiare, fare i turisti, stare comodi, Triumph, Honda sicuramente. Vogliamo fare gli smanettoni domenicali anche sulla strada, KTM sicuramente. In mezzo c'è Ducati e BMW che fanno comunque bene e quindi cioè, anche quello che dicevo prima, si dividono un po' le due aree, no? Nonostante siano tutte moto con escursioni lunghe, nate per fare il fuoristrada, off-road così, anche su strada comunque si vedono due destinazioni d'uso un pochino differenti.
Poi Passeggero, aggiungiamo il passeggero, la votazione, e che in questo caso premia Honda, seguita poi al secondo posto da Triumph. e poi da Ducati insospettabilmente, secondo me, perché con quella sellona dritta, sì, con quella lo maniglia schiumato essenziale. è abbastanza sostenuto dei Ducati, della sella, però lo spazio c'è, le pedane sono messe bene, ti tieni bene dietro, insomma, anche se piccolino il maniglino dietro che c'è non è comodo come quello di Honda, neanche come quello di Husqvarna, neanche come quello di tutte le altre, però tutto sommato la triangolazione secondo me è abbastanza azzeccata. Buona. Non so in quanti poi andranno a fare i viaggioni in due, però questo è. A questa classifica provvisoria aggiungiamo la Peso, votazione sul dotazione. peso, la dotazione, i consumi e il prezzo, che ci definisce quella che è la classifica finale, alla quale siamo arrivati. Partiamo al contrario, ma basta ovviamente vedere la schermata, lo capite anche voi. Al sesto posto Husqvarna, li diciamo tutti. Sì, sì. Al sesto posto Husqvarna con 5.647 punti, al quinto posto con 5.665 punti troviamo BMW, medaglia di legno a KTM con 5.733 punti e poi terza Ducati, 5.842 punti, seconda che ha vinto, cioè si è presa un posto sul podio meritatissimo, insospettabile. Triumph galleggia, sta sempre lì un po' nel mezzo, però come spesso è successo nelle Triumph presenti in comparativa non spiccano mai per qualcosa, però poi prendono sempre un sacco di punti. Centrate, mi viene da dire, bilanciate. Sì, bilanciate, bella rapporto qualità-prezzo molto interessante, comfort c'è, insomma, qualità c'è, perché la qualità tecnica delle Triumph c'è sempre, quindi alla fine ci sta. E anche Ducati alla fine, secondo me un po' insospettabilmente è riuscita a venire su, ma perché comunque la qualità ciclistica c'è, il motore è molto stradale e la posizione, l'ergonomia ci è piaciuta, Bella, quindi bella. KTM, come ripeto, come dicevo prima, cioè se volete guidare forte, però poi penalizzata un po' dal comfort, un po' vibra, un po' scalda, la sella è dura, quindi ha perso punti lì, però se andiamo a parlare di ciclistica vera e propria, di come si entra in curva con quella moto lì, ragazzi, veramente niente da dire. Plauso a Honda, però va detto a questo punto, che ha molto fatto una moto completa. molto bilanciata, molto completa, ha tutto, le sospensioni semiattive, qualità costruttiva, ci fermavamo ogni tanto nelle pause tra un cambio moto e l'altro a osservare i dettagli. È fatta molto bene, carta di anche Ducati è magnesio, fatta molto Ducati è bene. fatta molto bene, però spicca, non so, Sì, forse anche le verniciature, Honda spicca, poi l'apprezzi proprio. E poi quando io che sono piccolino, quando salivo su Honda e Triumph, le tiri su, Facilmente. non sei mai in difficoltà, se tiri su Ducati, se tiri su KTM, dal cavalletto, già sei lì con insomma la sella, poi Ducati sella 91, molto stretta, però 91 centimetri sono tanti. Sì. Husqvarna 8,79 se non mi sbaglio, però la sella è molto larga, tocchi, cioè quindi c'è una serie di cose che hanno alla fine portato il bilancio finale a favore di una moto che effettivamente è molto facile, molto intuitiva, ha un motore che va bene, consuma anche poco, è completa, e per il prezzo che offre è una dotazione molto completa, quindi diciamo, Questa brava Honda. è la nostra regina della comparativa delle 21 stradali. Su strada. Esattamente. Cosa succede adesso? Aspettiamo intanto la parte off-road dei ragazzi di Dirt, siamo curiosi di vedere cosa succederà e poi ci rivedremo davvero, come diceva Stefano all'inizio, tutti nel salottino di Dirt per tirare conclusioni e capire chi è la moto più completa, Esatto. in questo caso delle appunto grandi maxi enduro con cilindrata superiore agli 800 cc, mi viene da dire, Sì. con corsa delle sospensioni superiore a 200, e quindi se avete qualcosa da chiedere naturalmente scriveteci qua sotto, se non vi siete ancora iscritti al nostro canale ma non ci crediamo, fatelo adesso. Stefano? E noi ci vediamo, adesso aspettiamo la comparativa di Dirt per vedere come andrà a finire e sono curioso di vedere se le moto che sulla carta si presentano come quelle più cazzute in fuoristrada effettivamente sono così. Sappiamo, ci sono dei punti certi perché insomma l'arancione è una moto che nasce per il fuoristrada, ci ha sorpreso su strada per certi versi, vediamo cosa succederà in off-road. Aspettiamo i loro voti e intanto noi qua sotto possiamo discuterne quanto ne vogliamo. Ci vediamo Al prossimo video. e poi al salottino di Dirt.